Naviganti del hobby, bentornati sul canale. Allora, intanto benvenuti a tutti i nuovi, perché è esploso il canale e da 2900 nel giro di settembre a oggi siamo praticamente a 5000. A dicembre sicuramente faremo i 5000 e quindi grazie a tutti di cuore perché siete qui. È il momento di spingere, quindi se voi credete nel canale, credete in me, in Goblin, in questo tipo di hobby eccetera, vi prego di cliccare veramente su iscriviti e sulla campanellina e di dirlo a tutti i vostri amici, magari con un link semplicissimo, perché se riusciamo a spingere in alto il canale riesco ad aumentare ancora di più i contenuti sempre più belli, sempre più importanti e anche tra l'altro più frequenti. Allora ragazzi, come vedete ho Leviathan, il famoso late unboxing che vi avevo promesso, e dopo quello di HeroQuest della Rocca di Kellar direi che questo era essenziale, perché con Ars Manufactoria faremo una specie di itinerante, nel senso che dopo l'unboxing, che comunque è l'unboxing del gioco, insomma della nuova edizione di Warhammer 40.000, che è spettacolare, ve la farò vedere tra poco, arriveranno tra poco qui in studio i manuali degli Space Marine nuovo e il manuale nuovo dei Tiranidi, e vi farò vedere una recensione per ognuno dei due, vi farò vedere come si può eventualmente creare una lista per magari un esercito un po' più piccolino per cominciare, e dopodiché dipingeremo le miniature che monteremo, che sono all'interno della scatola. Quindi faremo un tot di puntate itineranti per sviluppare Warhammer 40.000 e vedere come fare a giocarci insieme. Altra cosa, ovviamente ci rivedremo poi con il tavolo 3D di HeroQuest, sto cominciando a preparare i nuovi contenuti, quindi nel frattempo sigla e Leviathan. Allora naviganti, questa è una scatola fondamentale, perché dopo la penultima edizione, che è stata quella di Indomitus, è doveroso farvi vedere questa, in quanto Indomitus ha introdotto i Primaris e quindi è tornato Guilliman, si è aperto uno squarcio nel warp che è la ferita cosiddetta, e da lì praticamente si è sviluppata tutta la storia dei Space Marine nuovi, che sono appunto gli Space Marine Primaris, che vedete anche qui in confezione. Tra poco andremo a vederli da vicino, perché ci sono delle novità come l'Infernus, che sono quelli che vedete qua, che hanno il lanciafiamme sostanzialmente. E praticamente questa è un'altra diciamo edizione con una grande novità, che è quella di avere appunto i Terminator che tornano Primaris, quindi finalmente i Terminator con una grandezza proporzionata, e come vedete ce ne sono anche parecchi, proporzionata dicevo ai Primaris che erano diventati giganteschi. Dall'altra parte abbiamo all'interno della scatola dei tiranidi spettacolari, fra cui un nuovo praticamente possiamo dire Primus, Tiranide Primus, poi c'è un Neurotiranno, 2 Neuroloidi, quindi ci sono delle novità anche per quanto riguarda i Tiranidi, e soprattutto ci sono anche gli Ormagant e i Termagant nuovi. E quindi andiamo ad aprire la scatola e vediamo un attimino di cosa stiamo parlando. È al contrario adesso il coperchio, ma non vi preoccupate, lo levo così non c'è bisogno di averlo qui. E andiamo a vedere la scatola. Come vedete all'interno della scatola c'è ovviamente il poster, che è fighissimo, questo veramente è spettacolare, e dall'altra parte è identico, quindi potete prenderlo, siccome da un lato ha il codice a barre, dall'altra parte non ce l'ha. Se lo volete mettere in cornice in camera, questo è veramente spettacolare. E poi si parte con una quantità industriale di miniature. Vi faccio vedere da vicino, facciamo così, è un po' troppo, ma diciamo che in questo modo riuscite a vedere la qualità. Vedete che i nuovi tiranidi hanno proprio una nuova, proprio sono molto 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 cambiati, nel senso che hanno veramente fatto tante versioni nuove. Ci sono un sacco di effetti come questo di bave, diciamo, di liquidi che fuoriescono, e sono veramente tanti
tanti con veramente un sacco di effetti spettacolari, e vedrete che quando li faremo saranno veramente divertenti, perché sono facili e divertenti. Vi faccio finire di vedere qualche tiranide. Ci sono, come vedete, vari formati. Questi sono i nuovi praticamente Ormagant e Termagant, che potete montare appunto o così o colì, e in questo caso penso che siano, no, due entrambi, potete montarli praticamente come preferite. E hanno cambiato insomma anche qui le versioni, facendoli molto più dettagliati di prima, e diciamo hanno leggermente cambiato anche lo stile, ma più o meno sono rimasti quelli. E poi ci sono insomma altri, come vedete, personaggini nuovi che imparerete a conoscere all'interno della scatola, soprattutto quando avremo il nuovo codex. Poi ci sono questi Space Marine nuovi che hanno queste nuove armi, che sono proprio dei lanciafiamme, e sono un'unità proprio sua a sé stante, ovviamente Primaris, si riconoscono dalla grandezza e dai gambali fatti in questo modo, e anche loro super dettagliati. Guardate un pochino le teste, come sempre super dettagliate, classicissimi, però con quest'arma nuova che serve proprio a epurare il nemico, specialmente quando è in truppa. Poi abbiamo un classico, diciamo, Dreadnought, che in questo caso è sempre Primaris, quindi è un Dreadnought di quelli, tra l'altro questo qui ha, mi sembra, proprio le armi, no? E quindi praticamente è, diciamo, il Dreadnought classico, però in versione Primaris, quindi molto più grosso. Qui avete sempre Space Marine, sempre Infernus, quindi quelli dotati di lanciafiamme, ancora Ormagant e Termagant. Come vedete è veramente una scatola piena. E poi finalmente eccoci allo sprue dei Terminator, che ancora su questo canale non vi avevo fatto vedere, ma era abbastanza importante, insomma, perché i Terminator avevano, diciamo, erano rimasti orfani dei Primaris della grandezza. Quindi un Terminator sostanzialmente era non solo grande quanto un Primaris ormai, perché all'inizio erano, rispetto ai, diciamo, alle armature normali, ai Mark, erano veramente cicciotti, mentre dopo sono diventati ovviamente più piccolini. E poi c'era questo difetto enorme, che anche sul gioco non avevano più lo stesso impatto, la stessa forza di prima, no? Quindi hanno mantenuto tantissimo, come vedete, tantissimo la loro, diciamo, architettura classica, però sono diventati più grossi e quindi finalmente anche più forti all'interno del gioco. Questo è il bibliotecario, che è in armatura Terminator, e poi abbiamo anche il comandante, che divide lo sprue con un pezzo del Primus, che è il nuovo, diciamo, capo tiranno dei tiranidi. E come vedete anche qui abbiamo super dettagli, una mega spada, guardate che roba, sta spada qua potenziata è stupenda, e grandi effetti che ci possiamo fare qua su queste scritte, poi ci divertiremo molto. E dopo qui abbiamo una nuova unità, due nuove unità in realtà, che sono praticamente quelli che attaccano dei tiranidi con gli artigli, e dall'altra parte invece abbiamo una sorta di psionici che poi scopriremo all'interno sempre del codex. E poi, per finire, abbiamo una unità intera di veterani dell'avanguardia Primaris, quindi anche questi nuovi, fatti nuovi, molto belli, perché praticamente tornano a essere praticamente i veterani, quelli che sparano, diciamo, con normalmente i loro bolter normali. Tra le altre qui abbiamo un nuovo comandante in Phobos, in armatura Phobos, che è bellissimo. Questa veramente, questo sarà da farci un tutorial tutto suo, perché è veramente bello. Sempre al contrario a questo, scusatemi, avete quindi un separé, diciamo, con il logo Warhammer sia da una parte che dall'altra. Poi io ho praticamente trovato, e adesso l'ho levato, un secondo poster, quindi fortuna in quel caso lì, perché probabilmente ce l'hanno messo loro. E qui abbiamo il libro ve lo faccio vedere fra un attimo. All'interno poi trovate la battaglia per Orram, che praticamente era una campagna che si poteva fare sostanzialmente appena arrivato il gioco, e si poteva iniziare praticamente a giocare mettendo i risultati online. Molto bella l'idea, già fatta ovviamente, già siamo abituati a questa cosa. Le istruzioni, che sono come sempre super dettagliate, vedete che il Dreadnought ha proprio due braccia, due armi, no? Ed ecco qua i nuovi, anche l'unità nuova. E vi faccio vedere, se riesco a beccarlo, il Phobos, che è veramente bellissimo. Tra le altre, come vedete,
ha un tirannide sotto il piede e il coltello perde sangue tirannide, quindi lui è proprio un diciamo veterano delle battaglie tirannidi, che era un'unità speciale che ci sarà anche nel nuovo codex. Poi abbiamo un bel po' di segnalini, scusatemi, segnalini sono le calcomanie per gli Ultramarine, ne hanno fatte di nuove come vedete, molto belle, quindi ci sono anche le scritte, insomma ce n'è per tutti i gusti e tra le altre per più diciamo capitoli, non solo gli Ultramarine. Poi tantissime basette, e dall'altra parte mi sembra che ci sia, esatto, le basette molto più grandi per il Dreadnought, per i tirannidi, e poi le carte che in questo caso non ho aperto apposta per farvele vedere. Pensate che questa confezione ce l'ho da quando è uscita, poi mi sono dimenticato, sostanzialmente quasi dimenticato di farvi un tutorial, di dargliene col tutorial, oggi ce l'ho col tutorial, di farvi vedere l'unboxing. E niente, quindi è venuto fuori adesso. Allora, quindi vediamo, sostanzialmente qui dovremo avere tutte le carte che ci servono sia per giocare a 40.000 sia per utilizzare, diciamo, tirannidi e gli Space Marine, appunto. Quindi vediamo un attimino di cosa si tratta. E poi avevo anche una cosina che veniva regalata a chi comprava la scatola subito, che era interessante perché sono praticamente dei segnalini o dei tirannidi o degli Space Marine per praticamente ve li faccio vedere un attimo solo, eccoli qua. Era questa confezione qui che praticamente con queste due bellissime, diciamo, illustrazioni, e all'interno c'erano proprio i segnalini da un lato e dall'altro che si possono utilizzare per giocare, per avere praticamente gli stati di movimento degli Space Marine, oppure insomma delle miniature che sono sul campo. E come vedete qui abbiamo tutta una serie di carte. Adesso, per capirci, volevo vedere un po' le differenze, ma andiamo a vedere tutta la confezione. Dunque abbiamo dei segnalini proprio tiles che si possono staccare e utilizzare come segnalini proprio avanti retro, sempre con il teschio, quindi il cartoncino molto grosso tra le altre. Abbiamo una partita praticamente riassunta, e quindi qui vi fanno vedere in un attimo quello che dovete praticamente fare in brevissimo, in pocket, per poter praticamente iniziare a giocare. E poi ci sono le carte che sono divise in questo modo qui. Ve le faccio vedere dalle illustrazioni, eccole qua. Allora, qui abbiamo le missioni secondarie, e queste praticamente servono, prendendole random, oppure le potete selezionare, diciamo, per fare praticamente la missione secondaria all'interno del gioco, e quindi potete scegliere random per rendere il gioco un po' più piccante e meno preparato. Poi avete queste Bordeaux, che sono le missioni secondarie dell'attaccante, perché qui come vedete c'è il difensore, e quindi anche qui carte fatte veramente bene, ma belle grandi, perché se guardate è grande come la mano, e veramente di un materiale veramente fantastico, si sente proprio al tatto che è proprio bello. Poi abbiamo le blu, che sono con questo simbolo le regole della missione, e quindi qui praticamente vi danno la regola della missione. Quindi se l'attaccante sceglie la sua missione secondaria, il difensore sceglie la sua missione secondaria, e poi entrambi avranno le regole della missione, e in questo modo il gioco diventa super, diciamo, resiliente, perché è veramente difficile pescare tre cose uguali ogni volta, no? Poi abbiamo queste verdi, che sono gli azzardi del difensore, e quindi poi in Bordeaux abbiamo gli azzardi dell'attaccante. E poi, per finire, abbiamo gli schieramenti che sono gli scenari sostanzialmente, che trovate ovviamente anche nel manuale, ma così molto più veloci da utilizzare nelle scatole. Queste sono ovviamente acquistabili a parte, andate sempre sul sito di Ars Manufactoria e li potete praticamente prendere a parte, quindi non è un problema. La cosa molto bella di questa scatola è che, contrariamente al solito dove avevano messo abbastanza, diciamo, cose inedite, in questo caso invece avete
la possibilità di prendere praticamente tutto sciolto. Costa un po' di più che quella volta quando era uscita Leviathan, però insomma c'è tutto, quindi non dovete preoccuparvi di questo. E poi c'è il manuale. Il manuale super sostanzioso, bello grosso veramente, come sempre, e questa volta devo dire siamo arrivati veramente a livelli eccelsi, perché anche come, vediamo se così riesco a farvelo vedere, anche come illustrazioni e tutto ci hanno dato dentro, nel senso che hanno veramente ampliato tutta la gamma di illustrazioni, cambiato completamente tutte le fotografie, quindi mi ha fatto veramente piacere vedere che c'è tanto lavoro dietro rispetto alle vecchie edizioni, dove a volte sfruttavano un pochino quello che c'era, no? Vi faccio vedere qualche dettaglio, per esempio qui i famosi diciamo veterani di cui vi parlavo prima, Space Marine, e vi fanno vedere un metodo col contrast, un metodo classico per dipingerli, ovviamente per prepararli diciamo abbastanza bene. Poi torno indietro con lo zoom, vedete che c'è la sezione per giocare, vi fanno vedere un tavolo come può essere diciamo allestito, dopo ci sono subito praticamente illustrazioni a nastro che vi fanno entrare nel lore e quindi nel background. L'Imperio Oscuro, e qui vi raccontano come sempre tutto quanto l'antefatto per capire che cos'è proprio il Warhammer 40.000, ma poi ovviamente si va già a vedere che c'è la cicatrice, quindi siamo già oltre a Indomitus. Quindi se avete Indomitus non soffrite troppo, perché questa volta il background varia, cambia, e quindi se siete appassionati di storia di Warhammer 40.000, avendo le ultime 3 diciamo versioni del gioco, le ultime 3 diciamo release, e effettivamente il background va a svolgersi praticamente da passato a futuro, e quindi è molto interessante perché dalle altre appunto non si soffre a dover rispendere i soldi per avere una cosa che è quasi uguale, no? E qui si va avanti ragazzi veramente con un background quasi infinito, con delle illustrazioni spettacolari, veramente quasi tutte nuove, quindi veramente un gran lavoro questa volta della Games Workshop. Si parla ovviamente del caos e tutto, eccetera eccetera, quindi qui si va avanti praticamente con un background che non finisce mai perché è veramente lungo, e praticamente alla fine del background avete poi sono le illustrazioni classiche meravigliose, avete poi praticamente le varie fazioni, non ovviamente sviluppate come sul Codex, però avete un minimo di idea di che cosa sono, ok? Quindi vi potete dare un'idea. Qui ci sono addirittura alcuni capitoli importantissimi degli Space Crociati, piuttosto che i Blood Angels, ci sono i Dark Angels, e vengono dedicate 4 pagine, 4 facciate per ognuno. C'è la Death Watch, che tra le altre tra poco sta per tornare, perché so che qualcuno si sentiva un po' orfano della Death Watch, invece torna, e ovviamente Primaris, quindi sarà anche qui molto figo da utilizzare. Space Wolves, che sono iconici diciamo e ribelli rispetto a chi segue di più i Codex, e poi si va ovviamente a vedere le varie dell'Imperium, ancora gli Adepta Sororitas, gli Adeptus Custodes, che sono i preferiti tra le altre di Henry Cavill, che tra pochino si dovrebbe deliziare con le nuove puntate del nuovo progetto diciamo di Warhammer 40.000, che sembra sia andato in porto. Adeptus Mechanicus, che sono praticamente Imperium sempre. Astra Militarum, che è la spina dorsale proprio dell'impero, e qui vedete proprio i cadiani per partire, ma poi sapete che si sviluppano in varie fazioni. Tra poco usciranno i Krieg e vedrete sul canale l'unboxing della scatola. I Grey Knights, che sono appunto i cavalieri che combattono per l'Inquisitore, o gli Inquisitori vari, e poi si va avanti insomma con le forze del caos, e da qui Space Marine del Caos. Vedete che la gamma si è veramente ingrandita negli anni, e hanno veramente cambiato anche molto la grafica dei background, e mi fa piacere perché insomma un po' di novità non fa male. Qui abbiamo veramente i World Eaters, per esempio con Angron, di cui è uscito un modello spettacolare, e qui abbiamo veramente di tutto di più, e come vedete il caos la fa, come sempre la fa da protagonista, perché ha tanta roba da far vedere.
E poi andando avanti ci sono i Drukhari, non so se a voi piacciono gli elfi oscuri, piuttosto che Lame del Tormento sempre loro, i Tirannidi, appunto, che poi andremo a vedere, quindi praticamente dividono il caos dall'Imperium e dagli Xino, che sono gli alieni, e quindi qui si va poi a vedere i famosi Votan, che sono finalmente tornati a grande richiesta, sono i nani praticamente del futuro del 40.000, Votan che vi faccio vedere qui, eccoli qua, leghe dei Votan. E poi si va sui Necron, i più antichi, gli Orchi, che sono spettacolari sempre, hanno veramente, soprattutto il kill team è spettacolare, i Tau, che sono quelli che sembrerebbero gli esterni all'Imperium buoni, diciamo, anche se poi in realtà ti costringono a stare sotto la loro bontà, quindi tanto diversi dagli altri non sono. E poi vabbè, Eldar, eccetera eccetera. Ok, questa è la parte, diciamo, di background. Come vedete la grafica è tutto fotografie a sfare, ecco, uno dei disegni più vecchi che potete trovare di John Blanche sull'imperatore. John Blanche, che tra le altre ha fatto da poco due kit di colori con la Army Painter, poi vedrò di metterci mano, che stanno per uscire, dove lui ha proprio selezionato dei colori per dei suoi dipinti e poi ha dipinto praticamente delle miniature con Army Painter, quindi ho visto che stanno realizzando dei video adesso. Introduzione, quindi abbiamo le regole, quindi concetti base, qui si parte con le regole, ok? E quindi c'è tutta una sezione che parla delle regole del gioco, regole che tra le altre, se non sbaglio, sono scaricabili gratuitamente sul sito, anche in italiano. Andate sulla sezione download del Warhammer Community e se volete solo le regole per leggervele intanto ce le avete gratuitamente, quindi sapete che Games Workshop in realtà uno sforzo per andare verso i giocatori lo sta facendo, perché si dice sempre che aumentano i prezzi, che sono prezzi devastanti, eccetera, eccetera, però va detto che tra qualità e appunto materiale che danno ci sono, insomma, ci sono le giustificazioni, dai, anche se poi è chiaro che piacerebbe a tutti spendere un po' meno. Fa vedere gli allestimenti di pattuglie di combattimento, qui sono molto carini e vedete proprio che ci sono proprio diversi tipi di tavolo che tale altre in questo caso adesso si cominciano a trovare anche venduti sfusi. Ad esempio su Ars Manufactoria vedete sugli elementi scenici che ci sono anche appunto i tappeti e i tavoli. Pattuglie con tappeti che sono di cartone nel caso di originali Games Workshop, se no c'è la famosa P-Work che è meravigliosa, altro sponsor del canale storico. Potete andare sul loro sito, trovare le misure già corrette e prendervi, diciamo, il vostro tappeto preferito per le vostre partite. E qui avete, insomma, finito la sezione delle regole e cala l'ombra. Perché? Altro background, questa volta per praticamente far capire come si fa a giocare le famose, è sempre come vedete come fosse un racconto, e si va verso, diciamo, appunto la possibilità di giocare le narrative che sono spettacolari da giocare con gli amici, perché sono partite che possono durare mesi e mesi, anche anni volendo, divise ovviamente in più capitoli, ed è veramente spettacolare perché poi potete, volendo, fare il report di ogni partita e scrivere praticamente i risultati facendo proprio una campagna che rimane negli annali del vostro gruppo di gioco. E da qui praticamente abbiamo le regole della crociata, come vi dicevo, ed ecco qua, carta della crociata, e qui altre regole da capire come funzionano. Qui vi spiegano come funzionano le carte della crociata, potete fare le fotocopie, ma anche queste sono tutte in download disponibili sul sito, e praticamente avete la possibilità appunto di fare queste battaglie itineranti, chiamiamole così. E poi un altro racconto sulla guerra di Tiran, dove fanno vedere come è andata e si può giocare ovviamente la battaglia di Leviathan della scatola base, e quindi è una sorta di crociata itinerante con le missioni crociata, però fatta proprio con le miniature che avete all'interno della scatola. Quindi in realtà una volta comprata la scatola si può già iniziare a giocare. Ed ecco qui i vari schieramenti che potete utilizzare con le carte, oppure direttamente qui dal manuale, che è bello grande, lo tenete sul bordo del tavolo e andate avanti. E qui ce ne sono parecchi, anche tra le altre diverse da quelle che ho visto sulle carte.
Da qui diciamo che finisce il manuale con questa super evocativa diciamo figura tiranide che ricorda un pochino Alien, parecchio, non un po', e questo è quanto, ragazzi. Ci tenevo a farvi vedere Leviathan perché è veramente un cambio per quanto riguarda il 40.000 grazie alla reintroduzione diciamo dei Terminator, e le regole sono ancora state snellite per rendere più dinamico ancora il gioco, che già comunque era spettacolare nella versione di Indomitus. Vi lascio al recap di Goblin. Naviganti delle Lampi, allora ho trovato una nuova, intanto spero che vi sia piaciuta la scatola di Leviathan, tra poco monteremo tutte le miniature e sarà spettacolare, ma volevo dirvi che ho trovato delle nuove informazioni per quanto riguarda il discorso di The Army Painter e l'Academy. Tra poco, insomma, sembra che Francesco avrà fatto un Ultramarine, quindi torna a fagiolo con Leviathan, e dopo, quando sarà uscito, vi faremo vedere anche un tutorial in video per imparare a farlo tutti insieme. Insomma, naviganti, cliccateci la campanellina che dobbiamo essere la community numero 1 d'Italia. We could be the warriors.